Ciao, questo video nasce da una richiesta di un iscritto al canale che ha visto questo carico elettronico usare in un mio video e mi ha chiesto se potevo fargli vedere, fare un video su come è realizzato. È una cosa semplicissima, è un carico elettronico lineare, quindi no switching, e quindi adatto a caricare alimentatori per poi vedere il rumore. Andiamo a vedere come costruirlo. La realizzazione è davvero molto semplice. Io ho utilizzato un vecchio dissipatore di un inverter per motori guasto. È venuto comodo perché qui ho messo gli LM317 nella posizione dove prima c'erano gli IGBT. Ne ho usati 6, 5 resistenze sono da 1,2 ohm e nell'ultimo ho messo 2 resistenze da 1 ohm in serie. Ogni LM317 ha un interruttore per essere connesso poi ai cavi dove vado a collegare l'alimentatore in test. Ovviamente si può fare anche una bella scatola, mettere dentro un bel dissipatore, una ventola, fare una cosa fatta molto meglio. Vediamo lo schema, che è molto semplice davvero. È un semplicissimo regolatore di corrente costante, inserita la resistenza che mi determina la corrente per ogni sezione. La formula è 1,25 diviso la resistenza, quindi se metto una resistenza da 1,2 ohm, come ho scritto qua sotto, è circa 1 ampere, resistenza da 1,2 ohm. Se metto due resistenze da 1 ohm in serie, in questo modo, quindi ho 2 ohm, avrò un'uscita di 600 mA, quindi cambiando queste resistenze posso avere per ogni sezione corrente diverse. Gli LM317 standard supportano una tensione massima di 37 volt, esiste una versione LM317HV, che sta per High Voltage, che supporta fino a 60 volt. Ho visto che si trova in Mauser a poco più di 2 euro. Lo schemino, anch'esso è semplicissimo. Questi qui sono i due fili che abbiamo visto, rosso e nero, che escono, che potrebbero dare a due boccole se lo mettiamo in una scatola. Abbiamo gli interruttori sul più, la resistenza collegata tra il piedino A e l'uscita, e tutti i piedini sono collegati in parallelo sull'uscita meno, quindi qui possiamo metterne quanti ne vogliamo con le correnti che vogliamo, quindi potremo metterne altri anche con correnti diverse se ci servono. Questo carico elettronico è molto utile per testare il rumore degli alimentatori, perché non aggiunge rumore ad essi. Se mettiamo un carico elettronico classico switching tipo questo qui o tipo questo che ho realizzato io, avendo dentro sistemi switching, aggiungono rumore alla misura, mentre invece con questo, essendo lineare, non aggiunge rumore. È come se io mettessi delle resistenze. Ovviamente la resistenza è fissa, quindi mi cambia la corrente in base alla tensione. Invece in questo caso io ho corrente costante, cioè anche se mi cambia la tensione io ho sempre la corrente impostata. Se mi serve 1 ampere,6, tiro su questi due e avrò sempre 1 ampere,6, anche cambiando la tensione di uscita dall'alimentatore stesso. Adesso facciamo una prova pratica, vediamo il rumore ad esempio di questo piccolo alimentatore switching e di questo altro alimentatore un po' più grosso. Ho collegato l'oscilloscopio sull'ingresso del carico elettronico, adesso l'alimentatore è spento, accendiamo, già c'è del rumore anche se l'uscita è off, ogni quadretto sono 20 mV. L'oscilloscopio è accoppiato in AC, adesso ci sono 5 volte in uscita, lo carico con 1 ampere, il ripple è molto contenuto, sono poco più di 20 mV, aumentiamo, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, il limite di quell'alimentatore qui è 5 ampere, quindi faccio 4 e 7, tiro giù l'ultimo che è quello da 600 mA, così però mi va in limitazione, infatti la tensione scende a 3 volt, però fino a 4 ampere e 7 ho 2,4, circa 60 mV picco picco di ripple. Vediamo adesso quello sotto, stacco questo, vedi comunque che c'è sempre del rumore di fondo, addirittura che quando tocco la sonda o tocco i cavi capta sempre del rumore che c'è degli alimentatori switching delle lampade LED. Ho collegato questo alimentatore, come possiamo vedere anche a vuoto ha un disturbo che proviene dall'alimentatore switching che c'è dentro, perché ce ne sono due di alimentatori switching, che lo riporta fuori. Siamo comunque 2,4,6, cioè maggiore di questo di quando era sotto carico. Accendiamo, 5 volt 8 ampere, abilito l'uscita, non è cambiato nulla rispetto a vuoto. Proviamo a caricare
1 ampere, vediamo che cambia qui la forma d'onda, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, 5 ampere, 5 e 8 ampere. Proviamo a cambiare anche la tensione, quindi faccio V, 6 volt, 7 volt, 8 volt, 9 volt, 10 volt. Bisogna anche calcolare la potenza massima che può dissipare l'LM317. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirti è che quelle resistenze lì devono essere da 2 watt. Questa resistenza qui 2 watt, perché io le ho messe penso da 1 watt e scaldano parecchio, quindi 2, se riesci a farcele stare anche a 3 watt non guasta. Adesso prendo il datasheet, volevo vedere quanti watt massimi mi può dare l'LM317, perché è chiaro che se siamo a 60 volt non possiamo tirare fuori 1 ampere, perché sono 60 watt, a meno che lui riesce a dissipare appunto 60 watt. Vediamo cosa ci dice il datasheet. Sul datasheet ho visto che riportano 23 gradi centigradi al watt TJA, penso che sia la temperatura a giunzione ambiente. Vediamolo in pratica. Adesso ho 12 volt, l'uscita abilitata, lo carico 1 ampere e salgo con la tensione. Vediamo che succede. Arriverò a un punto che questa 1 ampere qui scenderà a causa del surriscaldamento. Lui va in protezione termica. 24 volt, 25 volt va ancora bene. Ok, si è spento. Torno indietro, 26, a 27 si spegne. Quindi 26 volt, proviamone un altro. Questo che è freddo, 27, si spegne, 26. Quindi fino a 27 volt riusciamo a farlo andare. Il massimo non è 37 volt come ho detto all'inizio, ma è 27 volt a 1 ampere. Se vogliamo caricare correnti inferiori possiamo salire di tensione. Quindi la versione HV 60 volt possiamo usarla solo se preleviamo correnti più basse. Tolgo tensione, vediamo i disturbi dello switching. Adesso lo spengo sia qui davanti, che spegne quella parte qui di alimentatore switching in bassa tensione. Dopo dentro c'è un altro alimentatore switching, lo vado a spegnere. Infatti il rumore è calato e questo è quello delle lampade LED. Vediamo se spengo anche le lampade LED, se il disturbo va via. Eccole qui, adesso è praticamente buio e non ho il disturbo delle lampade LED. Ne accendo una e già ho il disturbo, accendo l'altra, ho il disturbo, provo a accendere questo, ho il disturbo, ne accendo una batteria che ho qua sopra, infatti quella batteria non presenta disturbi. Come potete vedere è una cosa molto semplice da realizzare. Sarebbe bello fargli un bel contenitore con una bella serigrafia, con all'interno un dissipatore, magari anche una ventola, un controllo di temperatura, e verrebbe fuori un bel carico elettronico, magari con altri LM317 con correnti diverse, in maniera da selezionare in modo fine le varie correnti. Spero che il video ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!